vediamo come poter lavorare con due ferri circolari o due pezzi uguali, quindi io in questo caso sto lavorando dei guantini, per cui ho la necessità che mi vengano proprio identici, eccoli qui, oppure per semplice comodità lavorare un unico pezzo ma sempre con due ferri circolari, quindi si può utilizzare sia per due pezzi da lavorare assieme con due gomitoli, e poi lo andremo a vedere, e sia per lavorare, in questo caso sto lavorando un calzino, ma sto lavorando piuttosto che con il Magic Loop o con i quattro ferri, sto lavorando con due circolari, quindi ho la metà del lavoro su un ferro e la metà del lavoro su un altro ferro. Ovviamente questo tipo di tecnica e questa modalità di lavoro non è indispensabile e non si applica solo quando si sta lavorando una piccola circonferenza, ma possiamo utilizzarla anche quando abbiamo una circonferenza più grande. In quel caso, con il cavetto lungo e un unico ferro circolare, per me va bene lo stesso, ma quando ho una circonferenza così piccola io preferisco più lavorare con due ferri circolari o con il gioco dei quattro ferri. Allora, vediamo come poter lavorare con due ferri circolari o due pezzi uguali, quindi io in questo caso sto lavorando dei guantini, per cui ho la necessità che mi vengano proprio identici, eccoli qui, oppure per semplice comodità lavorare un unico pezzo ma sempre con due ferri circolari, quindi si può utilizzare sia per due pezzi da lavorare assieme con due gomitoli, e poi lo andremo a vedere, e sia per lavorare, in questo caso sto lavorando un calzino, ma sto lavorando piuttosto che con il Magic Loop o con i quattro ferri, sto lavorando con due circolari, quindi ho la metà del lavoro su un ferro e la metà del lavoro su un altro ferro. Ovviamente questo tipo di tecnica e questa modalità di lavoro non è indispensabile e non si applica solo quando si sta lavorando una piccola circonferenza, ma possiamo utilizzarla anche quando abbiamo una circonferenza più grande. In quel caso, con il cavetto lungo e un unico ferro circolare, per me va bene lo stesso, ma quando ho una circonferenza così piccola io preferisco più lavorare con due ferri circolari o con il gioco dei quattro ferri. Adesso per prima cosa andiamo a analizzare questo tipo di modalità di lavoro con due ferri circolari, ripeto, e due pezzi che vogliamo siano identici. In questo caso, come ho detto prima, sono dei guanti, ma io lo utilizzo molto per i calzini. Uno, perché così faccio le stesse aumenti e le stesse diminuzioni allo stesso momento, quindi non ho il rischio di sbagliare, e due, perché a volte, come alla maggior parte di noi succede, avviamo e finiamo un calzino e poi per fare l'altro fatichiamo un po' di più. Quindi in questo modo ci accertiamo che anche se impiegheremo il doppio del tempo rispetto a quando ne facciamo uno alla volta, quindi lavoreremo però dall'inizio alla fine un paio di calzini e avremo poi la chiusura, l'avvio e la chiusura completamente identici, aumenti, diminuzioni, tallone, anche lavorazioni di pizzi eccetera, e non avremo nessun tipo di problema. Per questo tipo di lavoro ci sono due avvii che si possono fare, uno direttamente sul ferro e un altro invece aiutandoci, quindi con l'ausilio dei ferri a doppia punta. In questo caso io vi farò vedere quello che secondo me, a mio modo di vedere, è il metodo più semplice, quello che confonde meno, quindi l'avvio con i ferri a doppia punta. Per cui ipotizziamo che io devo riportare sul mio ferro due avvii da 30 maglie, quindi avrò due circonferenze da 30 maglie su entrambe i ferri. Mi spiego meglio. In questo caso io avevo due avvii da 40 maglie e li ho su entrambi i ferri, quindi 20 maglie che accolgono un ferro e altre 20 maglie sono accolte da un altro ferro, questo per due volte. Sembra forse articolato come ragionamento, ma in realtà non lo è. Adesso io prendo un ferro a doppia punta e vado a montare le mie 30 maglie. Adesso simuliamo che io devo avere appunto 30 maglie per il mio primo pezzo. Ho avviato le mie 30 maglie sul ferro a doppia punta.
Ora devo trasferire la metà delle maglie su un cavetto e la metà delle maglie su un altro cavetto, in modo da dividere il mio lavoro. Quindi prendo uno dei due ferri circolari, quello che voglio adesso all'inizio, e vado a trasferire non dall'inizio del lavoro ma dalla fine del lavoro. Ecco perché sono importanti i ferri a doppia punta. Quindi inizio adesso a trasferire dal ferro a doppia punta 15 maglie su una punta del mio primo ferro circolare. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Ed ho così trasferito la prima metà della totalità delle mie maglie su un ferro. Adesso vado a trasferire la seconda parte sul mio secondo ferro. Senza far torcere le maglie. Avrò sui miei due ferri circolari, adesso cerco di farvelo vedere meglio, sui miei due ferri circolari avrò il lavoro che inizia da questa parte, ok? Sul ferro in metallo, l'altra parte sul ferro in resina, e questi sono i miei ferri, i miei cavetti. Quindi la metà che andrà poi congiunta con la prima sarà sul ferro in acrilico e l'altra metà sul ferro in acciaio. E così ho avviato la mia prima parte del lavoro sui miei due cavetti. Quindi ora faccio scivolare il mio lavoro alla fine e qui andrò a fare la stessa cosa con il secondo pezzo. Quindi prendo il secondo gomitolo e vado a fare lo stesso lavoro. Adesso lo vediamo assieme. Ho montato la mia seconda parte del lavoro sul ferro a doppia punta. Adesso so che può sembrare un po' lungo come procedimento, ma vi assicuro che poi una volta che ve lo mettete alla mano sarà molto semplice. Ora prendo il mio secondo ferro a doppia punta e vado a trasferire le mie 15 maglie sul secondo ferro. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. E qui ho la mia seconda circonferenza che devo andare a trasferire sui miei due ferri. Una volta che ho trasferito e quindi che ho diviso il mio lavoro, prendo il primo pezzo che avevo sui miei ferri circolari e adesso vi faccio vedere come è semplice anche come ragionamento. Quindi noi abbiamo il cappio che arriva da questa parte, queste sono le due metà che noi dobbiamo andare a trasferire e dovremo andarle a trasferire allo stesso modo, cioè posizionate per come sono quelle della prima parte del lavoro. Quindi la codina, la parte con la codina sul ferro di metallo e la seconda metà sul ferro acrilico. Quindi io non faccio altro che avvicinare. Adesso un attimo che cerco di togliere tutti i cavetti e fili in modo che si veda meglio. Allora, questa è la prima parte che abbiamo montato sui due ferri diversi, quindi la codina arriva dal ferro in metallo, la seconda parte sul ferro in acrilico. Adesso dobbiamo andare a trasferire le nostre maglie allo stesso modo, quindi la parte
che ha la codina sul ferro di metallo e la seconda parte sul ferro di acrilico. Una raccomandazione è che la codina sia sempre rivolta verso l'esterno, per cui noi abbiamo il nostro lavoro in questo modo, la chiusura è qui sulla sinistra, allo stesso modo dobbiamo andare a trasferire le nostre maglie, quindi faccio scivolare il mio primo pezzo e adesso cerco di essere il più possibile a favore di camera per farvi vedere, quindi sempre dall'interno, da questa parte, vado a montare le maglie sui miei due ferri. La parte della codina adesso faccio scivolare il lavoro alla fine, così da facilitarmi il trasferimento. Questa è la parte dove io ho la codina e la vado a trasferire su quella di metallo, iniziando sempre dalla parte interna, quindi mai dal lato della codina. Io sto cercando di mettermi a favore di camera, ma poi voi una volta che lo fate in autonomia sicuramente sarete molto più comodi, quindi non badate alla scomodità che io ho in questo passaggio, perché è proprio dato da... E qui ho trasferito la mia prima parte. Adesso prendo la mia seconda parte, cerco di mettere le maglie sempre tutte dritte, attenzione, questa è una cosa molto importante, che i nodini siano sempre rivolti verso il basso, quindi prendo il mio ferro in acrilico e vado a fare la stessa operazione, quindi trasferisco tutte le maglie che ho della seconda parte sul ferro in acrilico. Questa è la situazione nella quale ci troveremo, una parte del lavoro, quindi la metà delle ultime maglie di tutti e due i calzini su un ferro e la parte invece dove abbiamo il cappio in modo da poter iniziare a lavorare tutte e due sul secondo ferro. Adesso dobbiamo chiudere in tondo, quindi io in questo caso avrò un ferro interno ed un ferro esterno. Il mio ferro esterno è quello con le punte gialle, il mio ferro interno è quello con le punte di acciaio. Una cosa importantissima è che noi andremo a lavorare sempre con le punte dello stesso tipo, quindi sempre con lo stesso ferro, per cui questa prima metà del lavoro di tutti e due i nostri pezzi li andremo a lavorare con le punte gialle, per seguire poi a lavorare la seconda metà con le punte di metallo. E adesso andiamo a vedere assieme. Quindi io faccio scivolare la mia prima parte sui due ferri, vado che tutte le maglie siano dritte, prendo la punta gialla perché io il cappio del lavoro ce l'ho sulla punta gialla, mi metto in questa posizione, quindi ho il capo che mi arriva dall'esterno, la parte che io devo andare a congiungere con l'inizio del mio lavoro è questa, per cui punta gialla e punta gialla, infilo all'interno della prima maglia ed inizio a lavorare le mie maglie. Questo lo lascio scivolare ed inizio a lavorare la mia prima porzione. Vedete le punte, la cosa importante è che le punte, cioè il ferro sia sempre lo stesso, si lavora prima con un ferro e poi con l'altro. Quindi finisco la prima parte del mio primo calzino e il mio primo calzino l'ho lavorato per metà e lo lascio andare.
Ora mi porto in avanti la seconda parte, il filato mi arriva sempre dall'esterno, chiudo, cerco di tenere le mie maglie tutte rivolte verso l'interno ed inizio a lavorare la seconda parte. Una volta che io ho terminato la mia seconda parte, ho chiuso anche il mio lavoro in tondo. Ruoto il lavoro perché il filo mi deve sempre arrivare dall'esterno, da questa parte, qui. E adesso andrò a lavorare con il ferro con le punte in acciaio. Quindi questo lo faccio scivolare, il filo mi arriva dall'esterno, metto le mie maglie dritte ed inizio a lavorare la seconda parte. Arrivati in questa situazione, ecco qui io avrei dovuto stringere di più per non creare questo cappiolino. Noi abbiamo solo su un cavetto l'altra metà, la seconda metà delle maglie e sul ferro di acciaio invece la porzione che dobbiamo andare a chiudere. Ok, quindi adesso riprendiamo il lavoro. Ed abbiamo concluso anche tutto il primo giro della seconda parte. Ora ovviamente questa solina non si sarebbe dovuta creare. Questo è il risultato che noi abbiamo e avremo sempre, la cosa a cui fare attenzione sarà avere sempre tutte e due i cappi con i quali dobbiamo lavorare sul ferro esterno e le altre parti sul ferro interno. Ogni metà di ogni pezzo dovrà avere lo stesso ferro e quindi avremo internamente adesso il ferro giallo ed esternamente quello in metallo. Adesso dobbiamo riprendere il nostro lavoro e dobbiamo andare a lavorare con il ferro giallo, quindi con il primo ferro. Per cui tiro il ferro in questo modo, faccio capitare le maglie sulla punta del ferro e continuo a lavorare le mie circonferenze. Lasciando sempre le punte del secondo ferro libere. Quindi io adesso andrò a lavorare questa mia parte di lavoro che qui ho fatto intrecciare purtroppo, per cui sul primo ferro ho le maglie che devo andare a lavorare, infilo il ferro
e vado a prendere il cappio, quindi il filo di lavorazione sull'altra parte. E continuo a lavorare così le mie 2 circonferenze. Per farvi vedere poi in sostanza, man mano che cresce il lavoro, tutto diventa più semplice. Io qui ho la mia parte di lavorazione, quindi la parte del pizzo ce l'ho sui ferri di acciaio e la seconda parte ce l'ho sui ferri di bambù. Quindi adesso devo andare a lavorare questa parte, trascino il ferro e faccio accogliere le maglie da lavorare. La punta che andrò a prendere per lavorare non sarà la punta di metallo di bambù, perché così andrei a intrecciare i ferri. La punta sarà quella in metallo, in modo che io, se guardate il lavoro, ho questa prima parte di lavorazione su un unico ferro circolare e il secondo ferro lo lascio in sospeso. Quando arriverò alla fine del lavoro, quindi da questa parte, andrò a riprendere la seconda metà delle mie lavorazioni con un unico ferro. Io so che può sembrare articolato come lavoro, però e spero io di essere stata chiara, magari con tutto questo gioco di fili, di passaggi di ferri, capisco che non è proprio semplicissimo da seguire, ma una volta che voi l'avete messo alla mano, questo metodo, questo tipo di lavorazione, per voi sarà semplicissimo fare anche magari 2 cappelli uguali e con dei filati diversi, ad esempio, che abbiano però sempre poi lo stesso tipo di ferro da utilizzare per la lavorazione. Io spero di essere stata utile a qualcuno. Ovviamente non è un tutorial che è indicato proprio per le principianti, ma per chi già si approccia al lavoro dei ferri circolari. Ovviamente anche chi è principiante ci può provare, però temo che poi ci si possa scoraggiare, perché è un processo un po' complesso e bisogna entrare un po' nel meccanismo della lavorazione con i 2 ferri. Ci vediamo al prossimo tutorial, ciao!